In questo video parliamo di questo microfono, ovvero il Fine K688, un microfono che in tanti mi avete chiesto su questo canale, finalmente i ragazzi di Fine me l'hanno inviato e in questo video ti racconto tutte le sue caratteristiche e te lo faccio ascoltare sia in modalità XLR che USB. Iniziamo! Come ti raccontavo nell'introduzione, questo microfono è un microfono che in tanti mi avete chiesto, perché è un microfono abbastanza diffuso, abbastanza famoso, tra virgolette, per le sue performance. E quando i ragazzi di Fine, che ringrazio ovviamente, me l'hanno inviato, sono stato molto contento perché effettivamente potevo provarlo e potevo fare questo video. Un po' di premesse. In questo momento stai sentendo questo microfono che suona in modalità XLR, quindi sta entrando pulito, senza nessun effetto, nel mio Tascam Mixcast 4 e dopo lo porterò in Reaper e gli regolerò il volume a meno 14 lufs in modo da fartelo sentire nel modo più corretto. Non applicherò né equalizzazione né compressione, niente. Ok. Tra un po', dopo che ti avrò raccontato un po' di cose, te lo faccio sentire in modalità USB per capire se c'è una differenza di suono tra XLR e USB. Come sai, io sono un amante dell'XLR, credo che i microfoni, soprattutto di fascia medio-bassa, suonino molto meglio in XLR, però scopriamo come suona questo microfono. Spero che tu stia mettendo le migliori cuffie che hai a disposizione perché devi ascoltare il suono non solo dell'XLR ma anche dopo, fra un po', in USB. Allora, iniziamo con un po' di caratteristiche. Questo qui è un microfono dinamico. Dinamico significa che non ha bisogno della 48 volt. È un microfono con un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente o quasi di ciò che arriva dietro. Io provo a spostarmi un pochino e tu senti già la mia voce, io lo sento in cuffia, come cambia colore. È molto meno corposa, adesso è molto corposa. Se io mi allontano, sono al limite, sto uscendo dalla zona di ricezione del microfono e quindi la mia voce è molto diversa, ok? Mi sto spostando e la voce è diversa. Ovviamente vale la stessa cosa anche se mi muovo in questa direzione, ok? Bene, questo è un microfono cardioide. Cardioide è positivo o negativo? Dipende da quello che ci devi fare. In molti casi, per YouTube, per i podcast, eccetera, eccetera, è assolutamente positivo. Diciamo che è il pattern polare insieme ai ipercardioide e supercardioide più diffusi in assoluto. Ok, questa è la modalità XLR. Come stai sentendo, un microfono abbastanza silenzioso. Per nota di cronaca ti dico che ho regolato a 30 il gain nel Tascam Mixcast 4. E sto andando tra i classici meno 18 e meno 12, quindi tutto sommato non ha bisogno di tantissimo gain, perché lo sai, i microfoni dinamici hanno bisogno di solito di più gain rispetto ai microfoni a condensatore, perché i microfoni a condensatore hanno già una preamplificazione interna, possiamo dire così. Non è proprio così, ma ho semplificato al massimo il concetto. Quelli dinamici no, quindi hanno bisogno di maggiore spinta. Però 30 mi sembra assolutamente ottimo e tra l'altro in cuffia io non sento rumore, quindi è una cosa che a me piace tantissimo quando i microfoni o in generale le attrezzature sono super silenziose. Una cosa che non mi piace tantissimo è la spugna. Te la faccio sentire. Se io faccio senti, sto andando in clip. Perché questa spugna è una spugna strana, non è del materiale classico, è come se fosse, non lo so, è un altro tipo di spugna. Proviamo a mettere non una capsula, scusa, stavo dicendo una spugna diversa,
Sto andando comunque in clip perché sto esagerando tantissimo, però riesci a sentire la differenza. È come se questa spugna qui assorbisse molto meno, fosse molto più sottile o comunque il materiale, perché vorrei farti vedere, vediamo se riusciamo. Ok, vedi, sono molto diverse e questa, ovviamente questa è la prima spugna che ho trovato qui sulla scrivania, nel mobile qui sotto. È strana, però questa spugna qui la sto vedendo in tanti microfoni. Anche altri microfoni più o meno economici che ho recensito qualche tempo fa utilizzano tutti questa spugna. È una spugna che non mi fa impazzire. Preferisco le vecchie spugne di una volta. E questa non lo so dove l'ho presa, da quale microfono l'ho presa, ma non credo sia la migliore spugna in assoluto. Nel frattempo però tu stai sentendo anche il microfono senza la protezione. Che cosa ne pensi? Sicuramente è meno bello da vedere, però ha un suono diverso. Quanto cambia il suono senza spugna e con la spugna? Questo dimmelo tu. Allora, ho rimesso la spugna originale e adesso metto il microfono in USB e ci vediamo tra un secondo. Ok, in questo momento sto registrando questo microfono in modalità USB. Ho collegato le cuffie a questo microfono e ho collegato il cavo USB, che per fortuna è veramente lunghissimo, quello che esce in dotazione, quindi sono veramente contento. E adesso io sto ascoltando la mia voce che arriva direttamente dal microfono con una latenza bassissima, vicinissima allo zero. Infatti mi sento veramente strabene, non ho bisogno di fare strane configurazioni. Questo è molto interessante, ma la vera domanda è: questo microfono suona allo stesso modo in modalità USB e XLR? Se tu hai messo le migliori cuffie a disposizione, così come ti avevo detto all'inizio del video, e come dovresti essere abituato a fare ormai guardando i miei video in continuazione, che cosa ne pensi? Secondo me la differenza c'è, ma non è tantissima. Non è tantissima la differenza tra l'USB e l'XLR. Io continuo a preferire l'XLR perché secondo me suona meglio in generale, a prescindere da questo Fine K688. Quando attivi l'USB, ovviamente puoi attivare tutte le regolazioni che ci sono sul corpo del microfono, tipo lo switch per mettere il microfono. In questo momento hai sentito, io non ho sentito click, riproviamo. Forse soltanto non quando lo disattivi, ma quando lo attivi. Almeno io in cuffia ho sentito un ma piccolissimo. Dopo ascolterò per vedere se è venuto anche registrato. Dopodiché dietro ci sono le due manopoline, quello del volume delle cuffie, e io ho un volume molto alto in cuffia e non ho problemi. Qui ho alzato più o meno a metà, forse leggermente più di metà. Però non c'è rumore. Una delle cose che più mi dà fastidio in assoluto nel campo audio è la preamplificazione cuffie, perché spesso non vale per questo, perché questo si sente benissimo, c'ha tanto volume in cuffia, ma spesso con diverse apparecchiature che ho testato dovevi alzare quasi al massimo le cuffie, e nonostante queste hanno un'impedenza bassa, quindi qualsiasi dispositivo le può pilotare tranquillamente, dovevi alzare così tanto che veniva introdotto un sacco di rumore. E non le riuscivo proprio ad usare perché c'era così tanto rumore di fondo che mi impediva di sentire effettivamente che cosa stavo ascoltando e che cosa stavo registrando. Qui invece il volume cuffie è molto molto alto. E poi c'è il gain del microfono, l'altra manopolina, che l'ho regolato intorno a, adesso non ti so dire, ma forse meno di metà e sono lo stesso, o più o meno lo stesso gain di prima. Poi ovviamente in post-produzione ti porterò il gain di entrambi i microfoni sempre a meno 14 lufs, in modo che tu abbia un ascolto uniforme, non debba star lì ad alzare e abbassare il volume. Io sto continuando a parlare perché voglio farti sentire questo microfono come suona, ok? Quindi soprattutto tu magari vai avanti e indietro in questo video per sentire se noti una differenza tra USB e XLR. Fammi sapere nei commenti qui sotto quale dei due ti piace di più. Allora, siamo arrivati in conclusione di questo video. Che cosa ne penso di questo microfono? È un microfono che mi ha sorpreso. Allora, in tanti me l'avevate chiesto, quindi avevo immaginato fosse un microfono interessante. Però devo dirti la verità, la cosa che mi piace di più dei microfoni, quando faccio il test dei microfoni per la prima volta, dopo aver fatto l'unboxing, lo testo, collego il microfono, alzo il volume nel Tascam Mixcast4 e quando sento silenzio, dico che bello! E la stessa sensazione positiva che ho avuto con questo microfono. È un microfono silenzioso e io adoro i microfoni silenziosi. Anche adesso in USB,
che di solito sono sempre un pelo più rumorosi, lo sento molto silenzioso. Quindi dicevo, avete fatto bene a chiedermelo questo microfono, perché effettivamente molto probabilmente la fama che ha, o comunque il fatto che venga utilizzato da tante persone, è perché è un microfono che merita. È un microfono relativamente economico, ti lascio il link in descrizione, ma dovrebbe costare intorno ai 60 euro, 65 euro, qualcosa del genere, ma ti ripeto, il link in descrizione in modo tale che hai sempre il prezzo migliore. Per quella fascia di prezzo, secondo me conviene comprarlo perché in XLR suona molto bene. È un microfono equilibrato, non è, come sappiamo, alcuni microfoni molto economici molto spinti verso le frequenze basse oppure mancanti di definizione, eccetera. Sicuramente non è il microfono più definito del mondo, ma per 60 e passa euro non è che possiamo aspettarci chissà cosa. Quindi è gradevole all'ascolto. La differenza tra XLR e USB c'è, ma non è così abissale come con altri microfoni. È un microfono silenzioso sia in USB che in XLR. Quindi secondo me vale assolutamente la pena di prenderlo. Se ti serve un microfono versatile, quindi sia USB che XLR, questo potrebbe essere sicuramente una bella alternativa in un range di prezzo che è al di sotto dei 70 euro. Ok, bene. Sono contento, è stata una bella scoperta questo Fine Fine, ovviamente ringrazio i ragazzi di Fine Fine per avermelo inviato. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo come al solito nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.